Benvenuti e bentornati su Dai Colori ai Sapori. Per chi non mi conosce, io sono Valentina e oggi parleremo di un argomento un pochino diverso dal solito, ovvero vi mostrerò come preparare una maschera per capelli fatta in casa, con ingredienti che probabilmente già avrete in casa perché sono facilissimi da reperire. Questa maschera, oltre a nutrire i capelli e lasciarli morbidissimi, ha anche un effetto schiarente e ravvivante del colore. Ovviamente, essendo una maschera naturale, avremo bisogno di più applicazioni per poter vedere un risultato più evidente e schiarente. Però io vi devo dire che sul tono del mio capello, che è un biondo scuro barra castano chiaro, già dalla prima applicazione ho visto dei risultati. Quindi è una maschera che produce risultati su chi ha i capelli più chiari, quindi fino a un castano chiaro, castano medio. Chi ha capelli scuri ovviamente si dovrà magari accontentare di avere solo un effetto ravvivante del colore, che già non è male. Io vi consiglio di applicarla almeno 3 volte e se magari volete vedere un risultato più veloce, di applicarlo magari in una settimana 2 volte e poi la settimana dopo una volta. Comunque, essendo una maschera naturale, vi potete fermare quando otterrete il risultato desiderato. Dato che appunto l'effetto è molto blando e non è niente di così scioccante, non è che vi ritroverete con colore che non avete voluto, perché la cosa è molto graduale. Questa maschera tenderà quindi a scaldare anche un pochino il colore del capello, rendendolo più caldo e più vivo. È adatta per tutti i capelli, soprattutto anche per quei capelli che sono anche molto sciupati, sfibrati, che hanno bisogno di essere nutriti perché magari sono molto secchi. D'inverno tutti tendiamo ad avere i capelli un pochino più spenti, più scuri, perché non stando più a contatto frequente con i raggi del sole, ovviamente il capello tende a scurirsi. Anche io d'inverno ho i capelli un pochino più scuri, quindi dato che anche a me i capelli d'inverno si scuriscono, ho voluto fare una maschera per schiarire un pochino di più i miei capelli e per rendere il colore un pochino più caldo. Questa maschera è composta da cannella, olio extravergine di oliva, camomilla e limone. Affinché gli ingredienti possano intensificare la loro azione schiarente, la maschera va lasciata in riposo in infusione per circa un'ora. Il miele e la cannella sono praticamente degli agenti di perossido naturale. Quando vengono combinati insieme praticamente agiscono ravvivando il colore del capello e schiarendolo. Anche la cannella combinata con l'olio extravergine di oliva dice che abbia un'azione schiarente molto potente. Per la combinazione della cannella insieme all'olio extravergine di oliva potrebbe produrre un colore verde se utilizziamo una ciotola in metallo per mescolare gli ingredienti. Io non so se è vero, non ho voluto mai fare da tester, però dice che potrebbe poi venire un colore verde ai capelli, quindi questa cosa ve lo sconsiglio di farla. Utilizzate o una ciotola di vetro oppure una ciotola in legno. Il miele lo conosciamo infatti per le sue proprietà nutrienti e schiarenti. La cannella, oltre a lasciarvi i capelli davvero profumatissimi, vi donerà tantissimi riflessi. Inoltre svolge un'azione anticaduta ed è anche utile per chi soffre di forfora. La camomilla, come la cannella, ha un'azione rinforzante delle radici e anche questa contrasta la caduta dei capelli. Inoltre, come sappiamo, li schiarisce e li rende morbidi e ha un'azione calmante se soffriamo ad esempio di prurito o di secchezza. E il limone svolge un'azione schiarente rendendo i vostri capelli anche più lucidi. Io, come vi dicevo prima, i risultati li ho ottenuti già dalla prima applicazione, rendendo il mio colore molto ravvivato con dei piccoli riflessi. Poi ovviamente applicandola altre volte, in tutto mi pare che l'ho applicata 3 volte, insomma ho ottenuto già dei risultati. Quindi questa maschera, oltre a schiarire e a ravvivare i vostri capelli in modo totalmente naturale e graduale, renderà i vostri capelli davvero morbidissimi e profumatissimi. Iniziamo mettendo a scaldare 100 g di acqua in un pentolino. Una volta raggiunto il bollore, stacchiamo il fuoco e mettiamo in infusione 3 bustine di camomilla. Nel frattempo versiamo in una ciotola o di vetro o di legno o di ceramica 2 cucchiai di miele. Poi versiamo 2 cucchiai di cannella
un cucchiaio di olio extravergine di oliva, prendiamo un limone e ne spremiamo metà. Lo aggiungiamo e mescoliamo. Una volta che la camomilla si sarà raffreddata, strizziamo bene le bustine e aggiungiamo il liquido in ciotola. Se avete capelli lunghi come i miei o anche di più, vi consiglio di aggiungere un altro cucchiaio di miele, se no potete metterne anche solo 2. Prima di applicarlo lasciamo riposare il composto dai 45 minuti a un'ora. E ora ci mettiamo all'opera. Mettiamoci una maglietta vecchia, prendiamo una spazzola e ci pettiniamo i capelli. Questa maschera avrà una consistenza quasi gelatinosa, sarà un po' liquida ma non troppo. Per l'applicazione io vi consiglio di utilizzare uno di quei pennelli che utilizzano i parrucchieri. Se non ce l'avete sono facilissimi da reperire, li trovate nei negozi che vendono prodotti per capelli. Procediamo praticamente come se dovessimo applicare una colorazione per capelli. Dal centro applichiamo bene sulle radici fino ad arrivare anche alla parte posteriore e poi facciamo le sezioni laterali. Come vedete è un'operazione facilissima da fare. Una volta fatta una parte, procediamo con l'altro lato facendo la stessa cosa. E passate bene anche dietro, quella parte non scordatevela. E adesso applichiamo scendendo verso le lunghezze. E per far scendere meglio la maschera ci possiamo anche aiutare con le mani. Facciamo la stessa cosa dall'altro lato, passiamo anche all'interno fino alle punte. E ora con le mani massaggiamo il capello e se ci avanza un po' di maschera possiamo distribuirla sempre con le mani. E poi strizzate bene i capelli per evitare che vi coli durante il tempo di posa. Una volta fatto, dopo aver raccolto i capelli in uno chignon, li avvolgiamo in una pellicola trasparente e li lasciamo in posa per almeno 2 ore. Nel frattempo, una delle cose che dovremmo fare tutte è sistemare il bagno, perché un po' di schizzi li fa sul vetro, nel lavandino. Niente di così scandaloso, però va sistemato. Passato il tempo di posa, procediamo con il risciacquo. Sciacquate bene i capelli e poi applicate lo shampoo 2 volte per essere sicuri di eliminare tutti i residui. Ultimo step, balsamo sulle lunghezze e poi fatto. I capelli sono belli lucidi, morbidissimi, rispetto a prima sono schiariti e il colore è più vivo. Qua ho fatto le riprese in un giorno che era grigio ed essendoci meno luce il capello sembra più scuro. Mentre qua fuori c'era il sole, quindi era una giornata con più luce e i capelli sono molto più chiari. Ed entrambe le riprese sono state fatte dopo il trattamento. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se farete questa maschera e poi fatemi sapere come vi siete trovati e i risultati che avrete ottenuto. Io vi ringrazio per essere stati qui con me e noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su Dai Colori e Sapori. Ciao!